Salve e benvenuti nel mio canale. In questo video vi illustrerò come è fatta e come si usa una pinza per rivetti. Queste pinze sono estremamente facili da usare. Hanno una parte meccanica, come potete vedere qui, che stringe il gambo di questo rivetto tirandolo e permettendo la deformazione del metallo, che serve poi a bloccare i pezzi che ci stanno in mezzo. A seconda della misura dei rivetti dobbiamo scegliere l'ugello adatto. Come vedete, questo non è adatto, questo è troppo piccolo, questo è quello giusto. Questa fase è molto importante perché un ugello troppo grande rischia di far bloccare questo gambo all'interno delle ganasce e non farlo espellere dietro. Ad esempio, questo tipo di ugello è troppo grande, potrebbe anche andare bene, ma potrebbe anche andare male e il gambo rimane incastrato dentro. Poi bisognerebbe smontare tutta la pinza, è una cosa molto scocciante. Allora, questo tipo di pinza esce in dotazione con una chiavetta per, ecco qua, allentiamo, mettiamo da parte, scegliamo in base al gambo del rivetto quello giusto, che sono alloggiati qua. Scusate, ma ho il treppiede della telecamera. Ecco, questo è quello giusto. Allora lo andiamo a svitare. Nel mio caso è molto lento perché non so il perché, comunque era lento. Lo andiamo a posizionare al posto sulle ganasce. Anzi, vi faccio vedere come è fatto internamente, così vediamo se riesco a inquadrare. Vedete, quelle due ganasce intrappolano il gambo e lo tirano. Come arretrano, più vengono tirati. Mettiamo questo ugello, diamo un colpetto di chiave, non esageriamo perché poi si potrebbe anche incastrare. Mi raccomando, quello che non utilizziamo rimettiamolo subito sul manico perché è un attimo perderli, e questi non sono ricambi che si trovano in giro. Anche qui stringiamo. Ecco fatto, la pinza è pronta. Molti la chiamano anche pistola, ma insomma è più che altro una pinza. Adesso vi faccio vedere come avviene la deformazione a vuoto. Sto stringendo, guardate questa parte che comincia ad arretrare e guardate come si deforma il diametro del rivetto. Adesso, come non c'è un pezzo, tende a tornare indietro e purtroppo è partito in avanti perché non stava bloccato. Ecco qua il rivetto recuperato, chiuso. Vedete come è arretrata la parte, questo tubicino come si è deformato arretrando, aumentando di diametro e quindi bloccando insieme i pezzi. Il gambo invece resta spezzato dentro, però a pinza chiusa, inserendo un nuovo, ecco, avete visto, è caduto la parte. Cosa resta dopo la chiusura del rivetto? La parte di dietro, vedete come è stata ammorsettata dalle ganasce della pinza e tirata, mentre questa testa è stata spinta all'interno del tubicino. Guardando da qui, non so se si vede in camera, si vede dove erano uniti. È stato spezzato. Nell'arretramento si è portato appresso l'alluminio che è più cedevole. Questa è una parte in acciaio dolce.
Ora abbiamo rimontato alcuni tipi di pinze espellono come si chiude, espelle il gambo rotto. Altri invece, come in questo tipo di pinza, a pinza chiusa, come si inserisce il nuovo, esce quello usato prima. Ma passiamo subito a una prova. Diciamo che voglio giuntare, questi sono due scarti, questa piastrina a questo foro o a quest'altro. Questi sono fori, sì, più o meno simili, forse questo è più piccolo. Ora vi faccio vedere, scusate ma sono molto impacciato dal treppiede della telecamera, mi rimane difficile fare l'inquadratura e ecco. Avete visto come, guardate, giuntato perfettamente, un'ottima tenuta meccanica. Infatti i rivetti vengono usati anche, ovviamente proporzionati all'uso, anche sugli aerei, o perlomeno venivano usati fino a qualche anno fa, adesso non so se si usano ancora. Ora vi spiego anche problemi che potrebbero insorgere dall'uso errato della pinza, dei fori e del rivetto. Facciamo per esempio che, come vi ho detto prima, se avessi usato un ugello sbagliato, il gambo resterebbe incastrato dentro. Adesso, chiudendo la pinza, vedete, come ho fatto già vedere prima, ecco qui, dovrebbe uscire quello vecchio, ed è uscito. Se avessi usato un ugello più grande, le ganasce avrebbero preso in maniera errata. Avete visto quelle ganasce prima che stringono così? Con l'ugello troppo grande stringono lateralmente, piuttosto che essere espulso, rimane incastrato lateralmente alle ganasce. Già mi è successo. O peggio ancora, non si spezza a questa altezza il gambo, ma si spezza un po' più sopra. E non si è neanche sicuri se è avvenuta una chiusura ottima, una deformazione ottima del gambo del rivetto. Quindi utilizziamoli bene questi ugelli, misuriamo attentamente e poi lavoriamo. Dicevo, potrebbero accadere degli inconvenienti. Ad esempio, se il gambo fosse troppo lungo, esistono rivetti anche più lunghi, io adesso ho solo questi, ho solo questa misura di questa lunghezza. Diciamo che qua è quasi la misura giusta. Potrebbe anche essere un po' più corto per ottimizzare il risultato, perché se il gambo è molto lungo, piuttosto che schiacciarsi, tende a flettere lateralmente, avviene una deformazione così. Il gambo non si spezza bene e tutta la rivettatura viene molto lenta, si muove tutto. Già mi è successo facendo delle prove e quindi vi parlo per esperienza, io sono un hobbista, però l'ho usato da diversi anni, ho costruito diversi oggetti con la rivettatrice e bisogna scegliere attentamente anche l'altezza dei rivetti in base ai materiali che dobbiamo stringere, andare a unire. Cioè, sempre vedete qui senza mostrare la marca, sulle confezioni c'è scritto il rivetto è 4,8 di diametro per 8 mm di lunghezza e può stringere, chiudere, unire spessori da 2 a 4 mm. Adesso vediamo se questo era esatto, ma ecco, questo è giusto al limite, 4 mm.
perché può succedere anche il caso opposto. Lo spessore è molto alto, quindi il rivetto, faccio un esempio, scusate ma sempre il treppiedate, fuoriesce così poco dal bordo che non si forma una deformazione corretta. Scusate il gioco di parole, forma, deformazione, perché la deformazione corretta è a fungo. Quindi se il rivetto, se lo spessore del lamierino del pezzo che mettiamo è troppo alto, oppure meglio, il rivetto è troppo corto, non avviene una deformazione, o peggio ancora, si incastra tutto malamente, si spezza prima qua, si blocca la pistola, o peggio ancora possiamo anche danneggiare, scusa, la pistola, la pinza, possiamo danneggiare anche le ganasce che cominciano a scivolare sul rivetto e restiamo con la pinza incastrata così che non va né avanti né indietro. E figuriamoci se dobbiamo mettere un 300-400 rivetti a mano, ci farà impazzire. Quindi leggiamo sempre la confezione, qui indica pure il foro 4,9 esatti, ma io non ho mai trovato una punta da trapano da 4,9. Per questo foro ho usato una punta da 5, un decimo di millimetro, non credo possa, infatti non ha inficiato l'operazione. Però cerchiamo sempre di stare dentro questi margini. Poi se magari fosse stato da 4,1 lo spessore, o 3, cioè non allontaniamoci esageratamente da questi margini. Poi a seconda del lavoro che dobbiamo fare, non è che possiamo, se abbiamo qualcosa di strutturale che deve portare peso, attenzione a rispettare sempre i valori di targa dei rivetti, perché questi sono ottenuti da delle prove tecniche, non è che scrivono le cose tanto per scriverle. Quindi vi ho spiegato come tutti, diciamo, i pro e i contro. I contro di questo tipo di arnese è che se ne dovete mettere tanti vi spaccherà i polsi. Questo è poco ma sicuro, perché a stringere uno, due, tre, ma quando ne comincia a stringere centinaia, quindi regolatevi. Esistono pure quelle elettriche o pneumatiche, ma per uso hobbistico poi bisogna usare compressori industriali, non è che possiamo usare un compressorino tipo questo mio qua. Comunque adesso sapete come si usa e tutti i pro e i contro di questo tipo di strumento. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale e condividi. Grazie.